In questo video voglio mostrarti una situazione che si verifica più spesso di quanto pensi e ti mostrerò anche come risolverla. Di cosa sto parlando? Supponiamo di trovarci di fronte a un modulo. Il nostro utente lo compila e quando si tratta di inserire l'indirizzo email gli scappa un errore di battitura oppure volontariamente inserisce un'email inesistente e comunque va avanti, compila e invia il modulo. All'interno del back office di WordPress, in questo caso ho installato Gravity Forms come plugin per gestire i moduli, vado qua a vedere nella sezione moduli, registrazioni e qua mi trovo il record creato appunto dalla compilazione del modulo da parte del visitatore con nome e cognome, l'email sbagliata che resta qui. Ma volendo questo modulo, questi dati potrebbero essere stati inviati a un servizio di email marketing, a un CRM e quant'altro, utilizzando sempre questo indirizzo email sbagliato. Più spesso di quanto capiti, le persone o sbagliano digitando sulla tastiera e invertono le lettere oppure ne scrivono una al posto di un'altra, oppure volontariamente inseriscono un indirizzo email inesistente, magari per scaricare un lead magnet, un PDF o per altre ragioni. Esistono però numerose soluzioni che permettono di controllare, di verificare prima della compilazione, prima dell'invio del modulo, se l'indirizzo email è valido oppure no. Vediamo una soluzione che è possibile utilizzare con il plugin Gravity Forms, uno dei plugin più diffusi e più potenti per creare moduli su siti WordPress. Uno dei vantaggi di Gravity Forms è che essendo così diffuso e così popolare, si è sviluppato per questo plugin un ricchissimo ecosistema di soluzioni che permettono di ampliare le funzionalità di questo plugin. Una di queste soluzioni si chiama Gravity Perks, che andiamo a vedere qui sul sito gravitywiz.com, è questa Gravity Perks, che offre ben 47 funzionalità aggiuntive a Gravity Forms. Sono tutti plugin che permettono di aggiungere funzionalità, in alcuni casi anche molto sofisticate, ai moduli creati con Gravity Forms. Una di queste è quella che si chiama GP Email Validator. Quindi andiamo a attivare Gravity Perks e poi il plugin GP Email Validator. Una volta fatto, possiamo andare in moduli impostazioni ed è presente una nuova sezione chiamata Email Validator. Possiamo abilitare diverse funzionalità, tipo una validazione semplice, regole di default e qua nessun controllo sul dominio. Quindi proviamo prima con questa impostazione base. Salvo le impostazioni, torno a visitare la pagina del mio sito, faccio un refresh e proviamo a ricompilare il modulo. Quindi Mario Rossi, inserisco sempre il mio indirizzo email sbagliato e qua un messaggio. Invio il modulo ed ecco che il nuovo plugin permette di mostrare questo messaggio che informa l'utente che l'indirizzo email non può essere utilizzato. Per favore inserisci un indirizzo email diverso. Quest'altro testo di errore mi compare solo perché al momento sono loggato come amministratore, quindi questo non viene visto dal pubblico, dagli utenti del sito. Quindi in questo modo l'utente può accorgersi che ha inserito un indirizzo sbagliato e quindi correggere e inviare correttamente il modulo. Grazie a questa soluzione ci sono maggiori possibilità che l'indirizzo email raccolto sia scritto in modo corretto. Questo plugin Email Validator però ha anche altre funzioni più sofisticate. Una ad esempio quella che permette di integrarsi con servizi esterni come Kickbox o Zero Bounce, sono servizi esterni. Ad esempio vediamo il sito di Kickbox all'indirizzo kickbox.com, si tratta di servizi a pagamento che in questo caso offrono la verifica di 100 indirizzi email gratuitamente per verificare un numero maggiore di indirizzi email necessario acquistare dei pacchetti ovviamente a pagamento. E perché potrebbe essere utile integrare un servizio esterno? Perché integrando ad esempio il servizio Kickbox è possibile verificare in tempo reale la correttezza, la rischiosità di un indirizzo email, ma non solo, è possibile anche suggerire all'utente una correzione dell'indirizzo email, quindi nel caso che abbiamo visto prima, quando l'utente inserisce un indirizzo sbagliato, il messaggio gli dice solo che l'indirizzo non è valido. Abilitando invece questa integrazione è possibile anche suggerire che è stato commesso un errore di battitura, quindi se magari uno scrive Gmail o Gnail con la N, suggerirgli forse volevi scrivere Gmail e quindi dare un aiuto in più all'utente. Però comunque anche senza utilizzare servizi esterni è sufficiente già utilizzare il servizio di validazione basico. È possibile poi definire anche alcune regole personalizzate, ad esempio richiedere che il dominio abbia configurato i record MX per essere certi che è un dominio
che utilizza delle caselle di posta. È possibile anche bloccare gli indirizzi email usa e getta. In questo modo molti servizi che forniscono email usa e getta vengono bloccati, non tutti perché sono veramente un'infinità, però almeno i più comuni vengono bloccati. È possibile anche bloccare l'utilizzo di servizi email gratuiti. Quindi se ad esempio non vuoi che servizi email gratuiti come Gmail, Yahoo o altri possano essere utilizzati come indirizzo email per questi moduli, per i moduli sul tuo sito, puoi abilitare questa funzione. Un'altra funzionalità, quest'ultima, è quella che permette di ripulire gli indirizzi Gmail che utilizzano il trucco del più. Cosa intendo? Su Gmail è possibile, se hai un indirizzo Gmail ad esempio come Mario rossi@gmail.com, applicare il trucco del più, ossia prima della chiocciola scrivi più prova o ad esempio più newsletter e la mail la riceverai comunque sul tuo indirizzo Gmail, solo che in questo modo è più facile per il destinatario filtrare le mail. Quindi io ad esempio posso utilizzare più newsletter con questo indirizzo Gmail quando mi scrivo le newsletter, utilizzo magari più che so, trial quando faccio dei servizi di prova, eccetera, eccetera. Quindi il mio indirizzo email non cambia, ma con questo trucchetto posso avere un numero virtualmente illimitato di indirizzi email utilizzando una sola casella Gmail. Abilitando questa funzione, in pratica il sistema, questo plugin cosa fa? Ripulisce quello che c'è dopo il più e in pratica salva nel database solo l'indirizzo email, l'indirizzo Gmail pulito, quindi rimuovendo il più. Inoltre posso anche abilitare una regola per validare a livello di dominio, ossia posso consentire che solo alcuni domini possano essere utilizzati nella casella, nel modulo come indirizzo email, oppure viceversa bloccare determinati domini. Effettuando una ricerca su Google, come ad esempio questa, sui domini più frequentemente sbagliati con errori di battitura, puoi accedere a un sito come questo che riporta alcuni classici esempi di come viene inserito male, scritto male il dominio Gmail e anche altri servizi, come ad esempio Yahoo o altri. Vedi qua ad esempio c'è gmail.com, gmail.com, gamil.com, ad esempio questo l'ho visto proprio frequentemente, gmail.com, eccetera, eccetera. Inserendo alcuni di questi esempi qua nella lista, come ad esempio questo, puoi inserirlo, oppure possiamo inserirne anche altri, prendiamo anche gmail.com, eccetera, eccetera, puoi inserirli, puoi fare in modo che chi sbaglia a scrivere Gmail in questi modi viene automaticamente bloccato. Quindi, ad esempio, salviamo le impostazioni, torniamo sul nostro modulo, diciamo prova, e qua scriviamo gamil.com, invia, e vedi che questo indirizzo email non può essere utilizzato, per favore inserisci un indirizzo email diverso. In questo modo puoi avere maggiore controllo sugli indirizzi email inseriti ed eventualmente poi salvati sul tuo servizio newsletter, sul tuo CRM o su altri servizi magari collegati appunto ai moduli raccolti con Gravity Forms. Passando alle note, diciamo così, meno piacevoli, aggiungo anche che Gravity Forms, ossia il plugin utilizzato per creare i form, non è un plugin gratuito, è disponibile solo in versione a pagamento, e anche Gravity Perks, ossia quella soluzione aggiuntiva che permette di aggiungere le varie funzionalità a Gravity Forms, è anch'essa una soluzione a pagamento. Se ti interessa solo l'estensione per la validazione di indirizzi email, il prezzo è di $59 all'anno, altrimenti esistono altre licenze che permettono di sfruttare tutte le funzionalità offerte dalla suite Gravity Perks. È chiaro che le altre licenze hanno prezzi anche interessanti se uno fa un uso intensivo di Gravity Form, soprattutto su molti siti. Per l'utente che ha un solo sito con un solo modulo sono decisamente eccessive, quindi non vale la pena acquistare queste licenze. Spero che abbia trovato utile e interessante questo video e se sei interessato ad altri contenuti su Gravity Forms fammelo sapere nei commenti. Ciao e a presto!